Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa semplicissima ma elegantissimo top crop che io ho deciso di chiamare chic. Per poterlo realizzare ho utilizzato il filato della Mistrico Filati in linea baci rubati. Sapete quanto io adori questo filato in microfibra con il lurex, è il mio filato preferito della Mistrico Filati. Il colore che ho usato io attualmente è già terminato, ma non vi preoccupate perché entro 3 giorni sarà nuovamente disponibile, quindi se volete il mio colore dovete attendere solo qualche giorno, ma rientrerà. Gli altri colori invece sono tutti disponibili. Abbiamo questo fantastico color corallo che ha il lamè tono su tono, abbiamo anche di altri colori come l'ottanio, anche questo con il lurex tono sul tono, come anche il lilla, ma ci sono veramente tantissimi colori, c'è il bianco, c'è il rosso, c'è il nero, quindi potete sbizzarrirvi a fare questa creazione con il colore che più vi piace. Il filato come sempre lo trovate sul mio sito Filati Elsa. E per quanto riguarda il quantitativo, allora io ho lavorato con l'uncinetto del numero 4 e ho utilizzato 200 grammi. Come potete vedere è una maglia corta che io voglio utilizzare soprattutto da mettere sopra dei top a fascia, dei vestiti magari che sono molto sottili sotto. In questo momento io invece indosso un body, quindi voglio dare un po' più risalto a qualche outfit che ho e rendere la creazione il mio outfit più elegante. Dicevo, io ho utilizzato per la taglia S 200 grammi, per una taglia M occorrono 250 grammi, per una taglia L direi 300 grammi, però mi raccomando, se la volete fare un più lunga va benissimo comunque il quantitativo che vi ho dato, anche perché io del quarto gomitolo ne ho utilizzato veramente poco, quindi se siete una taglia S e volete farla più lunga non vi preoccupate, tenete presente che comunque è anche larga. Se però volete fare anche un po' di manica, in questo caso qualsiasi sia la vostra taglia andate ad aumentare di un ulteriore gomitolo, quindi per quanto riguarda una taglia S invece di 200 grammi fate 250, invece di 250 300 per una taglia M, invece di 300 350 per una taglia L. Questo solo se volete aggiungere anche un po' di manica, ma io ho pensato questa creazione per essere soprattutto una creazione primaverile, estiva, quindi è per questo che ho preferito non fare le maniche. Per quanto riguarda la lavorazione è un punto che abbiamo già utilizzato per fare molte altre creazioni, non so se si vede benissimo, però sono due giri che vanno ripetuti e sono semplicissimi. Sono due rettangoli che vanno fatti separatamente, si montano lo stesso numero di catenelle, si vanno a fare lo stesso numero di giri del motivo, quindi i due giri vanno sempre ripetuti sia per avanti e indietro, e poi i due rettangoli vanno cuciti sulle spalle, e la cucitura sulle spalle dipende naturalmente da quanto voi volete il collo largo. Io non lo volevo larghissimo, quindi sono andata a cucire un po' di più rispetto al solito, e anche poi va cucito lateralmente. Anche nel caso laterale io ho lasciato lo scalfo bello profondo, appunto perché non volevo fare le maniche, ma soprattutto perché ho una camicia estiva di quelle che hanno le maniche molto larghe, e quindi se poi fa freddo potrei mettere questa sopra senza che appunto mi stringa qua sotto. Quindi anche in questo caso la cucitura laterale dipende dal tipo di scalfi che volete, se li volete più corti, più aperti, quindi decidete voi come realizzarlo. Detto ciò, spero che anche questa semplicissima e velocissima creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così come sempre mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate come Elsa Faccio scrivendo Filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia crop top noi utilizzeremo il filato della Mistrico Filati linea baci rubati. Guardate che meraviglia, io sto usando però il codice numero 4 che al momento è terminato, ma non vi preoccupate, tornerà in questa settimana, quindi se volete usare il mio stesso colore tranquille, penso che per massimo mercoledì giovedì sarà nuovamente disponibile, però ci sono come vedete tutti gli altri colori comunque disponibili sul sito. Lavoreremo con l'uncinetto del numero 4,5, andremo a fare due rettangoli uguali, uno per la parte avanti e uno per la parte dietro. Le catenelle iniziali sono la larghezza dei nostri rettangoli, sia da spalla a spalla. Diciamo che deve scendere un po' di più perché io voglio che questa maglia sia corta e un po' larga, tipo come quando facciamo i coprispalle, ma non così larga. E infatti vi dico che io con l'uncinetto numero 4,5 ho montato un
Ho montato un totale di 87 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 6 a cui vanno aggiunte 9 catenelle finali per avere l'inizio uguale alla fine. Quindi per quanto riguarda una taglia M io vi consiglio di andare ad aumentare di 3 motivi, poi se lo volete ancora più largo e trasformarlo quindi in un coprispalle potete aumentare anche di più. Se invece non la volete troppo grande, 3 motivi sono più che sufficienti. Per una taglia L vi consiglio 6 motivi, 9 per una taglia XL. Ricordatevi sempre multiplo di 6 a cui vanno aggiunte 9 catenelle e io nel mio ho montato 87 catenelle ottenendo così una larghezza di circa 52 centimetri. I giri che andremo a fare, che sono 2 giri che vanno sempre ripetuti, saranno invece la lunghezza della nostra maglia. Quindi come io già vi dico che la mia maglia, e come avrete visto anche inizio del video, non è lunga, quindi se voi volete farla più lunga dovete soltanto andare a fare più giri rispetto a me. Detto ciò, quindi possiamo andare a vedere come realizzare la nostra lavorazione. Io qui sto lavorando l'alice con un colore che è più visibile perché il grigio so che vi dà fastidio anche quando è così scuro e hai lame argento. Quindi andiamo a lavorare i nostri giri e andiamo a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, salto una catenella di base, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Salto 2 catenelle, vado a realizzare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, salto 2 catenelle e ricomincio da capo, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro maglia alta, quindi un ventaglio, 2 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, salto 2 catenelle di base e si ricomincia da capo. Quindi di nuovo vado nella catenella e vado a fare un ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto 2 catenelle, entro nella successiva maglia bassa, 2 catenelle, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, quindi vado a fare il ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto 2 catenelle, entro e vado a fare la maglia bassa, 2 catenelle. Devo fare quindi questo per tutto il giro, vado a terminare, salto 2 catenelle, vado a fare un ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, salto 2 catenelle e vado a fare una maglia alta sopra ogni catenella, una e 2. Quindi come potete vedere abbiamo l'inizio del giro uguale alla fine, 2 maglie alte, il ventaglio, e qui abbiamo terminato col ventaglio e 2 maglie alte. Se vi avanza qualche catenella, ricordate sempre che io preferisco fare qualche catenella in più quando si tratta della lavorazione in giri di andata e ritorno, perché se faccio in meno rischio di se conto preciso e poi sbaglio nel contare, rischio che poi devo sfilare il giro e rifare da capo. Quindi anche quando so che le mie catenelle le ho contate giuste, per sicurezza vado a fare sempre 2 o 3 catenelle in più che poi si possono sempre sfilare con qualsiasi tipo di filato. Quindi vi consiglio sempre di andare a mettere quelle catenelle in più per stare sicure, piuttosto che poi essere costrette a sfilare tutto il giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro secondo giro e andiamo a realizzare, o vi alzate con una catenella e poi fate la maglia bassa, o come me andiamo a fare direttamente la maglia bassa sopra la maglia alta, un'altra maglia bassa sopra la maglia alta, catenella di separazione. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo il ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle e ricomincio da capo, vado nell'archetto del ventaglio, maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle e si ricomincia da capo, vado nell'archetto del ventaglio, maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo un ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta,
2 catenelle e si ricomincia da capo. Archetto, vado a fare la maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo il ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle. Fatto questo per tutto il secondo giro, andiamo a terminarlo andando a fare maglia bassa nell'archetto, catenella di separazione, una maglia bassa sopra ognuna delle ultime 2 maglie alte. E abbiamo terminato così anche il secondo giro. Mi giro per farvi rivedere un attimo come fare il primo, visto che abbiamo una base diversa, e andiamo sempre a fare questa volta 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta, una maglia alta nella maglia bassa successiva. Andiamo dove abbiamo la maglia bassa, andiamo a fare il ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle, vado nell'archetto del ventaglio, maglia bassa, 2 catenelle e ricominciamo. Vado dove ho la maglia bassa e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle, vado nell'archetto, maglia bassa, 2 catenelle e si ricomincia. Si terminerà il giro andando a fare il ventaglio sopra la maglia bassa e una maglia alta sopra ognuna delle ultime 2 maglie alte. Quindi questi sono i 2 giri che vanno sempre ripetuti. Vedete che è un punto che abbiamo già realizzato e che fa alternare a ogni giro una maglia bassa sopra la maglia sopra il ventaglio, e abbiamo questo effetto un po', diciamo, a rete. Io adesso vado a terminare il mio rettangolo, vi dirò quante volte sono andata a ripetere questi giri. Mi raccomando, se volete fare la maglia più lunga non dovete fare altro che fare più giri rispetto a me. Ho terminato il primo rettangolo, ho ripetuto i 2 giri per un totale di 23 volte e come altezza va benissimo, perché come vi ho detto questo deve essere più che altro una maglia coprispalle poncio, quindi non deve essere lunghissimo, però voi potete farlo lungo quanto volete. Diciamo che così, ripetendo i 2 giri per 23 volte, la lunghezza totale che io ho senza indossarlo, quindi tenete presente che quando poi lo realizzeremo anche l'altro pezzo, andremo a cucirlo, lo indosseremo, cederà un pochettino. Comunque al momento sono 39 centimetri. Adesso vado a fare lo stesso rettangolo, quindi rimonterò lo stesso numero di catenelle e farò lo stesso numero di giri di volte di giri del motivo. Ho terminato anche il secondo rettangolo, quindi ho rifatto lo stesso numero di catenelle, lo stesso numero di giri, e adesso devo andare a cucire tra di loro sia ad altezza delle spalle che lateralmente. Una volta che avrò cucito vi dirò io per la mia taglia quanto ho cucito, vi darò suggerimenti per le taglie più grandi. Lateralmente diciamo che io vi dirò sempre quanto sono andata a cucire io, ma a vostra discrezione, se volete cucire poco, se volete cucire lasciando uno scalfo normale. Io sono ancora indecisa, quindi adesso andrò prima a cucire le spalle, poi metterò un marcapunti per provarla indossata e vedere quanto andare a cucire lateralmente. Allora, sono andata a cucire i 2 pezzi. Vi dico che sulle spalle sono andata a cucire per circa 15 centimetri, e io direi taglia M andate a cucire almeno sui 16-17 centimetri, taglia L 18-19 centimetri. Questo naturalmente in base a quante catenelle avete messo. Per quanto riguarda invece la parte laterale, ho deciso di lasciare uno scalfo bello largo, in modo tale che sotto, se voglio mettere una di quelle camicie larghe, non mi darà problemi lo scalfo. Quindi sono andata a cucire sotto per circa 16 centimetri, lasciando quindi tutto il resto libero, e ho fatto la stessa cosa anche da quest'altra parte. Quindi anche questa creazione è terminata.